Ciao a tutti, benvenuti in questo canale YouTube Riassunti di Storia. Io sono Jaime Gianluca, studio alla Magistrale di Scienze Storiche dell'Università di Torino e oggi continuiamo la nostra lunga chiacchierata sulla storia della democrazia americana. Siamo arrivati alla metà degli anni 90 alla presidenza di Bill Clinton. Sempre vi invito a creare insieme a me, commentando un dibattito civile, per farmi sapere la vostra, soprattutto per farmi sapere se ho sbagliato o semplicemente per il vostro punto di vista. Non sono qui a insegnare nessuna verità universale. Inoltre, come ogni video, vi rivelo la mia fonte per questo video, questa lettura di Giovanni Borgognone, Storia degli Stati Uniti, edito da Feltrinelli. Siamo arrivati al 13° capitolo di questa nostra lunga chiacchierata. Abbiamo lasciato la breve presidenza di Bush padre e iniziamo con la metà degli anni 90, con la presidenza di Bill Clinton. Vedremo come in questi anni si afferma un nuovo tipo di populismo americano che ci avvicina all'età di Trump e ci spiega come questa figura non sia così nata dal nulla. Vedremo ancora l'affermarsi ancora di più della globalizzazione dal punto di vista materiale, con un boom economico della new economy di internet, di queste grandi imprese, ma anche con lati più negativi. Vedremo come la società americana risponderà di tutte queste politiche. Siamo arrivati alle elezioni del 1992, elezioni importanti perché non solo si scontrarono il candidato repubblicano con il candidato democratico, ma ci fu un terzo attore assai importante perché possiamo dire che rosicò l'elettorato repubblicano e quindi permise anche in un certo senso alla vittoria del candidato democratico Bill Clinton. Questo terzo candidato era un esponente del populismo americano, un populismo ben noto, il People's Party, che è nato tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, ma in questo caso vediamo che il populismo prende forma del populismo che noi vediamo noi oggi. Infatti il candidato di questo partito delle riforme era il miliardario texano Ross Perot. Egli era un imprenditore nel campo dell'elettronica, ha fondato la sua azienda nel 1962, quindi qua vediamo la forza della globalizzazione ormai che ha reso ancora più radicale una società plutocratica come era l'America, come è sempre stata, ma come nel corso degli anni 80 e adesso siamo venuti agli anni 90, questo processo è stato più forte, quindi un miliardario che si presenta, si fa il suo partito perché ha lui il potere finanziario economico di farlo, con un nome, un partito delle riforme, quindi qui uno slogan che non è ideologico. E quindi qui vediamo anche la forza economica di questo campo che è l'elettronica. Questa figura di questo miliardario texano, Ross Perot, è una figura antipolitica e quindi faremo qui una breve inciso su che cos'è il populismo. Ovviamente non possiamo fare tutta quanta la storia, forse c'è bisogno di uno o più video a parte. Comunque il populismo nasce, come abbiamo detto, tra la metà dell'Ottocento e la fine e l'inizio del Novecento in Russia e negli Stati Uniti e, se vogliamo, sono movimenti rurali che si oppongono alla modernità di quel periodo dell'industria e della meccanizzazione delle campagne, che vanno a distruggere tutte le realtà precedenti. Ma non solo questo, nel corso del Novecento, nella metà del Novecento, dagli anni 40, 50 e 60, abbiamo in America Latina, si forma il populismo più vicino a noi, quindi qui pensiamo alla figura di Perón in Argentina, se vogliamo figure cesaristiche, bonapartistiche, anche se nel caso di Perón non ha mai avuto l'esercito nelle sue mani, non è una figura di un militare vincitore, però quello che è importante è che Perón apparteneva alla classe dirigente argentina, apparteneva alla ricca borghesia, ma in alcune circostanze ha
possiamo dire, tirato fuori le bandiere più popolari per creare una unità, creare compattezza al popolo, ha anche attuato delle politiche in favore per una pace sociale, ma l'elemento principale, l'elemento cardine, è quello di creare un popolo comune, un popolo compatto contro un nemico esterno, e in questo caso ovviamente sono gli Stati Uniti. Visto che parliamo ancora di Argentina, non possiamo che pensare alle politiche di Papa Bergoglio, che si muovono in questo contesto di populismo. Ovviamente Papa Bergoglio ha origine argentina, quindi ben conosce una politica di questo tipo, e vediamo che la sua politica, a differenza del suo predecessore, che era più rigorosa da un punto di vista teologico, su certi temi Papa Bergoglio si è battuto e si batte tuttora con grande forza politica, ma che non attua mai di fatto un'autentica rivoluzione all'interno della Chiesa. E così, e questo è il populismo latinoamericano, ma il populismo, come vediamo, in senso totale. Si crea consenso, si crea un popolo unito, si crea l'identità di questo popolo e lo si lancia, se vogliamo, contro un nemico esterno. Oggi infatti il populismo, come in questo fantastico saggio di Nadia Urbinati, Io il popolo, ha delineato, se volessimo, i studiosi molto hanno discusso nel ricreare un'ideologia o più ideologie di questo populismo. Forse non esiste un'autentica ideologia, ed è questa anche la forza del populismo, ma quello che è sicuro è che appunto il populismo si dà vita, si rifà a un autentico popolo, un puro popolo, contrapposto alla democrazia rappresentativa, quindi ai partiti tradizionali, ai mass media, quelli che sono chiamati appunto dal populismo la casta. Ed è curioso di questo vero popolo al quale deve aspettare a lui il potere, ma che così non è, perché la casta ha rubato il suo potere. Ebbene, alla guida di questo popolo che deve ricondurre il vero popolo al potere, troviamo le figure di leader carismatici, assolutamente, ma troviamo leader di miliardari, di imprenditori di successo, e quindi sono figure lontane dai giochi della politica tradizionale, non sono politici di professione, sono imprenditori di successo, quindi, se vogliamo, gli eroi della società civile, che sanno loro, perché hanno sostanzialmente, perché si sono fatti i soldi, sanno condurre, sanno qual è il bene della società e dello Stato, della nazione. Chiamatela come volete, sanno guidare il popolo al bene comune. Ebbene, non possiamo, siamo alla metà degli anni 90, pensiamo in Italia, nel 94 alle elezioni vincerà un imprenditore di successo che è Silvio Berlusconi, con politiche di questo tipo. Il suo partito Forza Italia è completamente estraneo, completamente lontano alle ideologie dei vecchi partiti dell'Italia, pensiamo al partito liberale, al partito repubblicano, se vogliamo rimanere nella destra. Ed è lo stesso discorso che poi vedremo nel 2013 farà Trump alle elezioni. Ma tornando a noi, per chiudere questo discorso sul populismo, tornando a Nadia Urbinati, vediamo che secondo questa studiosa l'obiettivo del populismo è una rappresentanza diretta, quindi non è appunto un atto rivoluzionario, fare una rivoluzione sociale, fare una rivoluzione, cioè cambiare forma di governo, eccetera, eccetera, ma è un tentativo di mettere un controllo diretto del popolo ai governanti, e quindi qui una rappresentanza diretta. Pensiamo ai primi 5 Stelle del 2011, che anche lì si mischia populismo con democrazia diretta, con un voto direttamente dal popolo online. Vediamo che i 5 Stelle mischiano un po' le carte, però vanno in questa direzione. E attenzione, alla fine Urbinati solleva dei dubbi, perché la forza del populismo ovviamente è l'opposizione, è lì che crea, che è forte, riesce a fare, riesce a mantenere i muscoli. Invece il populismo, quando accede al governo, come è accaduto, come nel caso di Peron, come se vogliamo ormai i governi del Movimento 5 Stelle di questi ultimi 2 o 3 anni, si vede che ormai
Cioè, quando un movimento populista accede al governo, da movimento si trasforma di nuovo in un partito tradizionale, cioè i suoi avversari. Quindi a un processo analogo diventa una istituzione, diventa anche egli il movimento populista, diventa un partito populista, diventa una degli attori della democrazia rappresentativa, dei suoi nemici. E la seconda dubbio che Nadia Urbinati pone è come ci sia sempre questo pericolo di questo movimento, dei movimenti del populismo, perché appunto dichiarano di non voler stare nei giochi della democrazia rappresentativa, ma c'è sempre questo pericolo che possano un po' sfociare altrove, e quindi, come dire, il populismo come un fascismo potenziale, anche lì il fenomeno del fascismo, appunto come anche una figura, un movimento appunto populista, perché soprattutto all'inizio parliamo dello squadrismo, non facciamo la storia del fascismo, se no non ne usciamo più. È un movimento che abbraccia un po' tutte le classi, ovviamente la media e piccola borghesia, ma poi anche i grandi imprenditori vedono in lui un qualcosa, ma anche gli stessi illusi della sinistra. Pensiamo alla figura di Mussolini, ex socialista, ex grande politico socialista, e tra i fondatori, quindi capite il populismo del fascismo. Ebbene, tornando a noi, tornando a Nadia Urbinati, che vede il populismo un fascismo potenziale, perché fa attenzione, non è un fascismo che si è palesato, però è un movimento che potenzialmente non sta ai giochi della democrazia rappresentativa, la vuole cambiare, non ci sta più, per dirla con parole belle chiare, alle regole costituzionali. Quindi, se avesse il potere, il populismo potrebbe anche andare oltre ai confini che tutti quanti i partiti, seppur corrotti, seppur qualsiasi cosa, hanno, seppur i partiti di una democrazia rappresentativa hanno nei confronti della Costituzione e non solo. Quindi questo è stato un excursus per parlare del populismo, per la figura di questo miliardario texano, Ross Perot. E quindi questo uomo del popolo, questo imprenditore che va, è proprio la sua politica, la sua campagna, queste elezioni è in questo contesto che va contro i partiti, contro le istituzioni di quel periodo. E se vogliamo che in questo caso risentiamo in questo caso di Ross Perot dei sentimenti antifederali, se vi ricordate l'antico dibattito che abbiamo fatto alla nostra prima chiacchierata riguardo agli Stati Uniti e questa grande repubblica, che cosa fanno? Una federazione, una confederazione? Bene, gli antifederalisti erano contro un governo centrale, contro un governo federalista, quindi qui ritornano questi echi, e non è un caso se questo signore viene dal Texas, quindi il Texas che è sempre stato normalmente di spirito antifederale, il Texas che è stato nella guerra civile americana contro il governo di Washington, contro Lincoln, quindi contro il potere federale. Nella guerra di secessione americana il sud si è staccato dicendo: noi siamo uno stato, la Virginia e il Texas sono stati, noi abbiamo un vero spirito americano, siamo indipendenti e possiamo fare quello che vogliamo, e quindi se vogliamo staccarci ci stacchiamo, perché noi ci governiamo con le nostre leggi. Tutto questo per dire che non è un caso appunto che questo signore era texano, e nel populismo americano c'è del sentimento, c'è del pensiero antifederale nella lotta contro il potere centrale di Washington, il potere federale. E ora parliamo di Bill Clinton, presidente degli Stati Uniti dal 1993 al 2001, governatore dell'Arkansas del Partito Democratico, e nato dai movimenti giovanili degli anni 60. In particolare la sua politica è famosa per la famosa terza via, per questa terza via tra il conservatorismo e la politica libera progressista, questa terza via che negli stessi anni ha ispirato il New Labour di Tony Blair in Gran Bretagna. Ebbene, però vediamo che in buona sostanza questa terza via segue comunque la linea tracciata da Reagan nella sua politica neoliberista. Infatti la segue non completamente, ma per molti tratti la segue, soprattutto nel caso di meno spese federali e
della burocrazia, lo Stato si vuole alleggerire, continua comunque la grande fiducia, il grande lavoro tra il potere federale e i grandi centri del business economico, soprattutto delle grandi innovazioni, e tra poco vedremo che questi sono anche gli anni del grande boom economico, il trionfo della globalizzazione, del boom tecnologico. Inoltre vediamo che continua la politica di Reagan sotto il profilo della politica internazionale, ma tornando a noi, tornando a questo contesto di boom economico, di trionfo della globalizzazione, vediamo che è con Bill Clinton che il muso duro e cattivo della globalizzazione, quindi la deindustrializzazione, la delocalizzazione in America, si fa sentire, quindi qui inizia la grande crisi delle città industriali, soprattutto la grande città industriale d'America che è Detroit. In caso di accordo economico vediamo che in questi anni viene fatto l'accordo NAFTA che delibera, forma il libero mercato fra gli Stati Uniti, il Canada e il Messico, e quindi qui vediamo sono politiche liberiste. Il grande boom economico viene dato appunto dall'affermarsi ormai di internet e dall'affermarsi della new economy, quindi questa ormai società post-industriale, che l'industria ormai è sotto i colpi della deindustrializzazione, delocalizzazione, si sposta altrove. La Cina in questi anni diventerà il grande centro industriale di tutto il mondo che noi oggi vediamo. E invece gli stati quelli occidentali hanno un aumento dei servizi di informazione, nei servizi digitali. Non a caso a New York si apre un'altra borsa per queste innovazioni tecnologiche che è la borsa del Nasdaq. Ebbene, in questi anni si formano anche le grandi corporation in questo campo dell'elettronica e di internet. Pensiamo alla IBM, la Apple, Google, Amazon, Microsoft, sono i grandi colossi che noi oggi vediamo e che qui in questo momento si formano. In questo contesto si forma anche una grande bolla speculativa che avrà fine soltanto nel 2001, quando si dissolverà, e di colpo l'80% di queste azioni volerà via, quindi creando una forte battuta d'arresto. Però stiamo parlando ovviamente della borsa del Nasdaq. Questo ovviamente, questi tagli, questo un tentativo, se vogliamo, minimo di aumentare le tasse, lo fa Bill Clinton, soprattutto alle tasse medio-alte della società. C'è un tentativo, seppur coronato da un insuccesso, un tentativo di ritornare a un sistema di welfare. Si tenta un sistema di assicurazione nazionale, un sistema pubblico di sanità, ma viene cassato dal Congresso. Quindi in queste politiche Clinton si discosta da Reagan, ma non vanno a buon termine. Quindi tutto questo contesto vediamo che aumentano le tensioni sociali, soprattutto per quegli strati che storicamente sono ai margini della società americana, quindi con tagli ai sussidi e riduzioni per quegli strati sociali che hanno sempre goduto di una inferiorità, di una povertà. Questi tagli già avviati dall'età Reagan. Quindi non è un caso se tra l'aprile e il maggio del 92 avviene una gigantesca sommossa nel distretto afroamericano di Los Angeles. E quindi qui inizia una storia che noi ancora oggi vediamo tuttora, questa sommossa, e il casus belli di questa sommossa è stato il pestaggio da parte della polizia di un automobilista di colore. Questo provoca una reazione spaventosa, un intero distretto è in rivolta, e questi danni, questa rivolta che dura diverse settimane, provoca addirittura $1 miliardo di danni. Questo appunto bisogna leggerlo in questo contesto di forte disuguaglianza e forte tensione
sociale, perché come abbiamo detto ancora una volta la globalizzazione colpisce sempre di più la classe media e crea una profonda disuguaglianza tra i ricchi, che sono sempre tanto ricchi ma pochi, e ormai la classe media che si sta sempre di più abbassando, e aumentano anche i poveri nelle società occidentali. Nella nostra chiacchierata precedente abbiamo parlato e abbiamo visto come, secondo Huntington, il mondo che è uscito dallo scontro tra le due superpotenze, che è uscito dalla guerra fredda, è un mondo di civiltà, nella quale la religione ha un peso particolare perché è un forte oggetto culturale che crea identità. Ebbene, anche gli stessi Stati Uniti sono soggetti a questo, e quindi vediamo che sotto gli anni della presidenza di Bill Clinton si manifesta con atti anche di violenza, di forza, un conservatorismo religioso. Infatti, soprattutto nelle aree rurali, nelle piccole e medie aziende del Midwest, nelle zone periferiche, che queste piccole e medie aziende sono ormai schiacciate dalla globalizzazione, dalle grandi aziende multinazionali. Quindi qui, con il discorso che abbiamo appena fatto, abbiamo visto che il populismo russo e americano dell'Ottocento, dalla metà dell'Ottocento inizio Novecento, aveva come cuore appunto le zone rurali contro la modernità. Vediamo che si crea un processo, se vogliamo, analogo o simile, comunque possiamo vederlo in qualche modo sotto la stessa luce, e in questo contesto, tornando al nostro conservatorismo religioso, in queste zone rurali che si manifesta, come abbiamo detto, con forza, con un vero e proprio terrorismo interno. Emerge un vero e proprio fondamentalismo protestante che si unisce con i famosi sentimenti antifederali che hanno sempre animato il populismo. In questo contesto si aumentano dei veri e propri attentati contro le cliniche dell'aborto, considerate opere del demonio dai fondamentalisti protestanti. E bisogna ben ricordare come nel 96 ci fu anche un attentato con una bomba alle Olimpiadi di Atlanta, e quindi qui stiamo parlando di attentati nella metà degli anni 90 fatti in suolo americano, ma da fondamentalisti religiosi protestanti americani, e quindi da non confondere con quello che verrà soltanto un poco più di un decennio, con il fondamentalismo islamico. In questo contesto abbiamo anche una rinascita del pensiero, del sentimento islamico afroamericano, la famosa Nation of Islam, il sogno, il progetto politico di Malcolm X. Infatti il 16 ottobre 1995 avviene la famosa Million Man March, fatta e organizzata da un discepolo dello stesso Malcolm X. Questa manifestazione, questa marcia è stata organizzata dal movimento afroamericano di destra, che curiosamente, qui la storia è veramente simpatica, trae ispirazione, più che trarre ispirazione si confronta, crea, se vogliamo, un'alleanza politica con un movimento filofascista americano. Infatti entrambi condividevano un forte sentimento di antisemitismo, e soprattutto come il movimento filofascista americano non credeva in un'autosufficienza della popolazione afroamericana, voleva una separazione razziale e una forte anche separazione morale. Quindi il Nation of Islam vuole creare uno Stato appunto soltanto afroamericano in America, fatto da afroamericani, separato completamente dai bianchi. Quindi questo era anche caldeggiato. Qui si capisce la alleanza tra questi due movimenti che sarebbero all'opposto, ma si forma un'alleanza tra un movimento afroamericano di destra e un movimento filofascista americano. In questo contesto di forte conservatorismo
religioso, ben capite, lo scandalo che ha avuto, il famoso scandalo sessuale di Monica Lewinsky. Il presidente americano Bill Clinton fu accusato, fu messo sotto la procedura dell'impeachment, ma come voi tutti sapete scampò a questo, ma questo contesto bisogna tenerlo anche in questo contesto culturale. Abbiamo parlato tanto di globalizzazione e adesso è giusto soffermarci un momento e vedere, se possiamo chiamarli così, gli antagonisti. E appunto tra la fine degli anni 90 viene a formarsi il movimento No Global, con ovviamente sarà forte in tutto quanto l'Occidente, in Europa, ma soprattutto con il movimento di Seattle del 1999 che prende una viva forza e andrà fino al famoso G8 di Genova, nella quale andrà poi a mettersi in, come dire, in sospensione con la realtà nuova che seguirà, quella dell'11 settembre, ma teniamolo ben presente, questa è una premessa fondamentale per poi spiegare quello che poi avverrà con Zuccotti Park, ma siamo già negli anni 10 del nuovo millennio, quindi per ora rimaniamo qui, soffermiamoci su questo movimento No Global, quindi questa nuova figura, nuova maschera dell'anarchismo, il suo nuovo volto che si affaccia ormai ai nostri giorni e vediamo ormai il contrapporsi, vediamo anche noi oggi, tra una democrazia rappresentativa, tecnica, fatta da politiche liberiste, l'austerity, e invece chi abbracciano una bandiera di una democrazia pura, quindi un ritorno o il creare una democrazia diretta. E infine chiudiamo i nostri anni 90 con siamo a Seattle nel 1999 e durante la riunione dell'Organizzazione Mondiale del Commercio avviene una grande manifestazione no global del movimento anarchico. Ovviamente non è più l'anarchismo della metà dell'Ottocento fino alla metà del Novecento, il famoso anarco-sindacalismo, nella quale gli anarchici mettevano bombe, facevano attentati alle grandi figure della politica. Pensiamo in Italia, nel 1900 fu assassinato Umberto I, re d'Italia. Ebbene, dagli anni 60 l'anarchismo cambia faccia, assume la faccia del post-classic, ovvero abbandona la lotta armata, ma diventa emblema. Se si vuole un cambiamento bisogna dimostrare che è possibile, quindi creare comunità dove si può dimostrare che è possibile effettivamente un cambiamento. Degli anni 60 l'anarchismo abbraccia ovviamente la bandiera del femminismo e non solo di tutti i diritti delle minoranze che non rientrano, non sono riconosciute dalla democrazia rappresentativa, prima da tutti i diritti degli omosessuali. Una politica che noi vediamo ancora noi oggi, ma tornando a noi, tornando a Seattle nel 1999, il movimento No Global si batte per la disuguaglianza planetaria. Il mondo, sotto ovviamente i colpi della globalizzazione, è sempre di più diviso tra poveri e ricchi, nel quale gli stati poveri sono sfruttati dalle grandi aziende, dalle grandi multinazionali, e quindi questo, oltre a provocare una disuguaglianza economica e una crisi sociale, provoca anche, e qui emerge anche grande tema di una crisi ambientale. Manifesto di questo movimento No Global della fine degli anni 90 è il celebre saggio del giornalista canadese Naomi Klein. Questo, se vogliamo, è l'emblema del manifesto No Global di questi anni, e vediamo come da questo momento l'anarchismo, andando contro la democrazia rappresentativa, che quindi vuol dire contro i partiti, contro il mass media, contro il capitalismo finanziario, contro la globalizzazione, tutte queste cose rientrano nell'Occidente,
Si propone anche questa volta, a differenza del populismo, che come abbiamo detto precedentemente, populismo non è proprio una rivoluzione. Quando il populismo arriva al potere, casomai vorrebbe portare una rappresentanza diretta, invece in questo caso nell'anarchismo si vuole portare un nuovo cambiamento politico e quindi le istanze della democrazia diretta, vista come l'unica soluzione contro una democrazia diretta, contro la democrazia rappresentativa, riportare il potere nelle mani dei cittadini in prima persona, riformare, se vogliamo, una polis greca. E quindi qui vediamo che l'anarchismo abbraccia la bandiera radicale della democrazia, quindi una democrazia diretta. In questo contesto no global, che si rifà anche in certi punti ai pensieri che abbiamo visto di Samuel Huntington, di Scontro di civiltà, e il famoso saggio, anche qui, McWhorter vs. contro la Jihad di Benjamin Barber. Ovviamente, come il caso del Scontro di civiltà, forse il titolo poteva ingannarci, non si esalta, non si teorizza una nuova crociata dell'Occidente contro il mondo islamico. Jihad è preso proprio come simbolo, si intende proprio la tradizione di tutte le varie culture del mondo che di fatto si fanno alla religione, quindi la globalizzazione contro le varie tradizioni del mondo. Ovviamente la figura di Benjamin Barber non è, a differenza di Sam Huntington, non è un conservatore, anzi tutt'altro. Nel 1984 fece uscire il suo celebre saggio Strong Democracy, nella quale, rifacendosi alle esperienze degli anni 60, le assemblee studentesche, non solo, che anche lì esperienze anarchiche che non si rifacevano né alla democrazia dei partiti né al modello comunista dell'Unione Sovietica, quindi un dirigismo di un partito, ma assemblee orizzontali, esperienze di democrazia diretta. La Strong Democracy è un manifesto, tenta di dare una possibile forma a uno Stato basato sulla partecipazione diretta con il sorteggio e la rotazione delle cariche. E ad esempio in ogni città, in ogni quartiere, in ogni edificio i cittadini voterebbero in prima persona, sarebbero partecipi di queste assemblee deliberative, appunto. E quindi si chiude il nostro discorso no global sull'anarchismo, che abbraccia anche, vedremo in seguito, la bandiera della democrazia diretta. Per chiudere il discorso, vediamo ancora in politica estera, vediamo gli americani sono impegnati in varie guerre. Vediamo che nel 1993 c'è un ritiro degli stessi Stati Uniti dalla Somalia, dai pirati della Somalia, non si riesce a tenere, è troppo complicato. Vediamo anche un timido intervento, forse ormai tardivo, nella Jugoslavia del 1999. Inoltre è impegnata gli Stati Uniti in raid con dei missili nel Sudan, e soprattutto vediamo qua in Afghanistan e in Iraq, quindi qua ci rifacciamo alla prima guerra del Golfo fatta dal presidente precedente, padre Bush. E quindi, parlando di Afghanistan e in Iraq, il nostro discorso va a chiudersi con, ovviamente, l'11 settembre 2001, che sarà un capitolo nuovo, aprirà un nuovo mondo, e sarà l'oggetto della nostra prossima chiacchierata anche qui. E con questo attentato, con questo atto che per un momento si chiude anche l'ondata no global dell'anarchismo, arriva fino dal 99, arriva fino al G8 di Genova. Il G8 di Genova è dentro questo contesto, nel contesto dei movimenti no global di tipo anarchico, dove ovviamente qui non stiamo a parlarne se è stato legittimo, è stata legittima difesa dalla parte della polizia, è stato un atto non consono per un paese civile. La cosa che risulta comunque evidente è che in quei 3 giorni, soprattutto nell'ultimo giorno, con l'attacco della polizia alla scuola Diaz,
lo Stato italiano, lo Stato di diritti per un momento è cessato, e quindi la grande forza di una democrazia rappresentativa in quel momento è stata sospesa. Questo sì, possiamo riconoscerlo, e deve un attimo far riflettere, vedere come le nostre democrazie non si possono anche spegnere in certi momenti.